Ciao a tutti, oggi vedremo 3 metodi diversi per eliminare lo sfondo da un video in Filmora. Eliminare lo sfondo da un video con un soggetto è un'operazione sempre più comune e all'interno di Filmora ci sono diversi tool e diversi metodi che si possono utilizzare a seconda della situazione. Ne vediamo 3 molto utili per tipi di video diversi. Il primo chiaramente è il caso in cui si decide fin dalla ripresa che lo sfondo debba essere eliminato ed è quindi quello che utilizza il chroma key, ad esempio con un green screen o un blue screen. Prendiamo ad esempio questo video registrato proprio su green screen, ne prendiamo una porzione e in Filmora questa operazione è molto rapida in quanto abbiamo proprio un tool specifico per il chroma key. Cliccando 2 volte sulla clip, infatti, possiamo andare nelle opzioni video, strumenti AI e abbiamo la chiave cromatica che è possibile attivare. È già settata di default sul verde perché comunque è il tipo di sfondo più comunemente utilizzato e vedete che già con un singolo clic va a eliminare lo sfondo. La cosa migliore forse è comunque andare a selezionare il verde manualmente, possibilmente vicino alla persona che parla, in modo da avere un campionamento più preciso. Poi abbiamo diverse opzioni che possiamo utilizzare. Possiamo ad esempio attivare il canale alfa per controllare che il ritaglio sia andato a buon fine e diciamo che la sagoma deve essere completamente bianca perché i punti neri sono quelli trasparenti. Infatti vediamo che sugli occhiali abbiamo qualche punto nero e allora potrebbe essere utile controllare le nostre impostazioni. Ad esempio sulla tolleranza, ecco, vedete che cambiando semplicemente questa opzione tutta la sagoma diventa bianca. Bisogna controllarlo lungo tutto il video per essere sicuri che funzioni bene. Di che poi abbiamo delle impostazioni di rifinitura, ma per capire meglio mettiamo uno sfondo sulla nostra ripresa, quindi andiamo negli stock media, quindi nella libreria e cerchiamo uno sfondo di qualche tipo. Mettiamo uno sfondo giusto per vedere l'effetto e vedete che tutto funziona molto bene. In questo caso è animato, quindi forse ci conviene utilizzarne un altro statico come questo. Dopodiché abbiamo ulteriori opzioni, ad esempio se vogliamo cambiare lo spessore del bordo o la sfumatura, la morbidezza del bordo. In questo caso le impostazioni di base funzionano già molto bene. Chiaramente il chroma key si può utilizzare non per forza con lo sfondo verde o con lo sfondo blu, ma con qualsiasi colore. E chiaramente funziona bene quando c'è molto stacco di colore tra lo sfondo e tutti gli elementi in primo piano, come anche tenendo presente anche il colore della pelle della persona, eccetera. Quindi ad esempio se noi proviamo a utilizzarlo su questa ripresa, vedete che funziona molto bene per la maglietta, ma non funziona bene per la persona che viene di fatto cancellata proprio perché è un colore troppo simile alla pelle, ma può essere usato per creare degli effetti particolari se vogliamo. Quindi se vogliamo tenere solo la maglietta può anche essere un effetto particolare da utilizzare. In casi come questi allora è possibile utilizzare altri strumenti. Inseriamo in scena qualche footage diverso e per esempio un secondo metodo molto rapido è l'AI Portrait, che troviamo per esempio, tornando a questa immagine, sempre negli strumenti AI, ritaglio ritratto AI. Questo è uno strumento specifico per ritagliare la persona in un video e avviene in automatico perché sfrutta l'intelligenza artificiale. Quindi attivandolo vedete che parte l'elaborazione e una volta terminata ecco che il soggetto viene automaticamente ritagliato. Ha pro e contro, nel senso che chiaramente permette di farlo indipendentemente dallo sfondo che abbiamo e però abbiamo anche meno controlli. La cosa interessante però è che abbiamo varie impostazioni e possiamo anche inserire degli effetti sul bordo e quindi creare degli effetti particolari che poi è possibile anche andarsi a personalizzare. Quindi se facciamo un esempio dove questa cosa potrebbe avere senso, ora qui possiamo mettere lo sfondo come abbiamo visto precedentemente e vedete che comunque è venuta molto bene, molto simile al green screen anche se non era presente. Ma se vogliamo creare degli effetti particolari per ritagliare lo sfondo e magari avere appunto una gestione separata, ecco che andando ad attivare il ritaglio ritratto anche in una scena complessa come questa dove la persona balla e quindi si muove molto, vediamo che funziona abbastanza bene e in una scena come questa molto dinamica potrebbe avere senso andare a creare questi effetti particolari sul ritaglio e sul bordo, che poi possiamo andare anche a personalizzare, quindi l'opacità per esempio, il colore, oppure se cambiamo effetto abbiamo anche la possibilità di mettere delle sfumature di colore, lo spessore del bordo, la morbidezza, eccetera. Quindi questo può essere veramente interessante per dare dinamicità ad alcune tipologie di riprese. In questo caso ci sta bene uno sfondo molto astratto
C'è poi un terzo metodo, ancora diverso, che è il ritaglio intelligente. Questo ci aprirà una finestra dedicata che ci permette di personalizzare la selezione. Questo è molto importante perché questo metodo funziona molto bene non solo per le persone ma anche per qualsiasi altro tipo di elemento, un oggetto, un animale e quant'altro, soprattutto in riprese dove c'è molto movimento, la camera o la persona si muovono. Ad esempio in questo caso ci basterà selezionare l'elemento da ritagliare, quindi io prendo la persona ma anche la sedia che è in primo piano. Posso modificare ovviamente la mia selezione togliendo e rifinendo, per così dire, appunto la sagoma. Questo vale per il primo frame ovviamente. Poi, andando in modalità avanzata, posso riportare la mia selezione su tutto il resto del video, quindi sia in avanti che indietro, e sarà Filmora a riportare, cercare di mantenere questa selezione nell'arco del tempo. Vedete che funziona molto bene e in ogni momento, se ci fosse un problema, adesso vediamo quando arriva verso la fine dell'elaborazione, potremmo eventualmente andare a correggerlo ridandogli le parti non selezionate. Qua per esempio ho visto una piccola deselezione, quindi torniamo nel punto in cui si crea questo problema e semplicemente gli ridiamo la selezione e andiamo a elaborare solo la parte mancante. Vedete che ha già corretto praticamente il problema, rimane soltanto ancora una piccola sfumatura qui da sistemare. Perfetto, rifacciamo l'elaborazione e qui abbiamo già l'anteprima di quanto ci viene selezionato. Possiamo andare ad attivare la trasparenza, che possiamo vedere qui, e possiamo anche cambiare lo spessore del bordo se vogliamo diminuire o aumentare la selezione, ma nel mio caso voglio solo ammorbidire leggermente questa selezione in modo che non sia troppo netto il ritaglio. Ed ecco che lo sfondo è stato tolto, e la cosa interessante è che se ci dovessero essere problemi noi possiamo in ogni momento tornare qui, cambiare idea, magari diminuire la morbidezza del bordo che adesso è troppo elevata, o eventualmente rifinire la selezione in un secondo momento. Quindi non abbiamo per forza bisogno di fare diciamo tutto corretto alla prima, e quindi in base al tipo di utilizzo e alla situazione specifica possiamo provare tecniche diverse per vedere qual è quella che funziona meglio. Abbiamo quindi visto 3 tecniche diverse per eliminare lo sfondo in un video e quindi di fatto ritagliare una persona all'interno di Filmora. Come al solito fatemi sapere se il video è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.